Buongiorno a tutti, ben ritornati a Londra. Siamo qui al Connaught Hotel. Io sono Marco Zampese, executive chef del ristorante Hélène de Rose de Connaught, 3 stelle Michelin dal 2021. Qualche anno fa abbiamo fatto la ricetta di uno dei più grandi classici inglesi, il filetto di manzo alla Wellington. Oggi invece presenteremo 3 varianti, ma in chiave vegetale. La prima variante sarà a base di patate gialle provenienti dall'Inghilterra, la seconda sarà a base di cipolla tropea e la terza a base di barbabietola. Cercheremo di dimostrarvi che è possibile ad avere dei Wellington altrettanto golosi, gustosi, come quelli fatti con delle proteine, che sia manzo, pesce, eccetera. Queste ricette, come vedrete, sono facilmente riproducibili anche a casa o in ristorante. Tra le 3, la più complessa è quella di patate e cominceremo proprio da questa. Per questo Wellington abbiamo Abby in cucina, inizierà a pelare le patate ed affettarle sottilmente con l'affettatrice. Noi abbiamo deciso di utilizzare delle patate gialle inglesi, Kaufman Potatoes, sono delle patate abbastanza famose per la qualità e specialmente per mantenere una buona consistenza anche dopo la cottura. Si tratta comunque di una patata classica gialla che viene utilizzata comunemente per patate arrosto, per il Sunday roast o French fries. Andremo a montare queste patate a strati per creare una sorta di terrina o millefoglie dentro un recipiente di metallo. E per ogni strato spennelliamo con del burro chiarificato o a casa possiamo utilizzare anche dell'olio d'oliva, sale, pepe e un po' di timo fresco. Quando raggiungiamo uno spessore di circa 10 cm, l'andremo a coprire con un altro strato di carta da forno. Andiamo a mettere sopra un'altra forma di metallo delle stesse dimensioni perché la terrina dovrà essere compressa per avere una consistenza ottimale quando sarà cotta. Dopodiché l'andremo ad infornare a 180 gradi per circa un'ora, un'ora e mezza. Nel frattempo abbiamo Andrea che andrà a preparare la Dexelle di funghi. Nel nostro caso oggi abbiamo utilizzato dei finferli freschi e dei champignon. Vediamo che va a pulire i funghi, poi andrà a triturarli. Li facciamo cotti semplicemente con una noce di burro, un po' d'olio d'oliva, dello scalogno. Andiamo a mettere i funghi nella padella, li facciamo cuocere finché l'acqua rilasciata dai funghi evapora. Ci mettiamo un po' di sale e un po' di pepe. E poi alla fine andiamo ad aggiungere delle erbe aromatiche. Abbiamo utilizzato un po' di dragoncello, un po' di prezzemolo e un po' di erba cipollina. Fatta la Dexelle la mettiamo da parte a raffreddare e procediamo con la nostra crêpe salata. Qui abbiamo Timothy che va a fare la nostra classica crêpe a base di uova, latte, farina setacciata, un po' d'olio d'oliva, del sale e alla fine, quando otterremo un composto liscio ed omogeneo, andremo ad aggiungere qualche erbetta aromatica. La crêpe, come menzionato anche nel beef alla Wellington, è molto importante. È molto importante perché fa da copertura per mantenere l'umidità all'interno e che sia vegetariano, che sia di carne o pesce e far sì che la pasta all'esterno abbia una cottura ottimale, ben dorata, ben colorata. Andiamo a cuocere per un paio di minuti, dopodiché la andiamo a capovolgere, andiamo a cuocere altri 2 minuti e alla fine la andiamo a mettere da parte e la utilizzeremo poi quando andiamo a montare il nostro Wellington.
Dopo circa un'ora di cottura andiamo ad aprire il forno per controllare le patate, utilizzando semplicemente uno stuzzicadente o una forchetta. Le patate saranno pronte quando non ci sarà più resistenza quando si va ad infilzare. La facciamo raffreddare a temperatura ambiente e poi la andremo a mettere in frigorifero con un peso sopra. Questo passaggio è un passaggio abbastanza lungo, però è bene farlo un giorno in anticipo per avere un risultato ottimale. Ora invece abbiamo Jacob che andrà a tagliare il nostro formaggio Fumaison a fette spesse circa mezzo centimetro. Ho scelto il formaggio Fumaison perché è un formaggio che adoro semplicemente. Viene prodotto nella regione di Auvergne, centro Francia, e la sua caratteristica è quella di essere fatto stagionare come un insaccato, quindi viene appeso ed affumicato. Il Fumaison è un formaggio fatto con del latte di pecora e con caglio animale, però possiamo sostituirlo con qualsiasi formaggio fatto con del caglio di origine vegetale. Nel frattempo Timothy andrà anche a pulire i nostri tartufi. Andiamo a togliere la parte esterna che poi verrà utilizzata per la salsa finale del nostro Wellington di patate e andiamo a tritarli a coltello. E li affetteremo sottilmente. Ora andiamo a fare il passaggio un po' più delicato. Andiamo a sformare la nostra terrina di patate, fatta appunto il giorno prima. La togliamo dalla forma di metallo. In questo caso io ho utilizzato una fiamma solamente per riscaldare il burro che si è raffreddato e togliere facilmente la terrina. Dopodiché andrò a tagliare dei rettangoli lunghi circa 12 cm e spessi e alti 4 cm. Questo rettangolo di terrine di patate lo andrò a tagliare in 4 fette e andiamo a costruire la nostra millefoglie. Praticamente abbiamo uno strato di patate, uno strato di tartufo, un altro strato di patate, il formaggio Fumaison che andrà a colare durante la cottura ovviamente, poi patate, tartufo e patate. Ora procederemo con il montaggio del classico Wellington, quindi utilizzando della pellicola andrò a spargere uno strato di Daxel di funghi. Ci mettiamo questa terrina di patate all'interno e andiamo a rotolare. È fondamentale per me che il nostro rotolo sia ben compresso, non ci sia dell'aria dentro, e per far questo è importante tirare la pellicola tenendola sempre molto tesa. Dopodiché è bene far riposare in frigo una decina di minuti per far compattare bene anche la Daxel di funghi nella terrina di patate, e andremo a ripetere lo stesso passaggio utilizzando la nostra crepe salata fatta in precedenza. L'abbiamo tagliata appunto a forma rettangolare. È meglio sempre avere una dimensione leggermente superiore perché poi avremo dei ritagli o delle imperfezioni da togliere. E rotoliamo il tutto ben stretto, sempre appunto avvolgendo la pellicola.
facciamo riposare in frigo e come ultimo passaggio togliamo questa pellicola e andiamo ad arrotolarci della pasta. Nel classico Wellington si utilizza la pasta sfoglia, invece nel nostro caso ho deciso di utilizzare un impasto simile alla brisée, dove abbiamo utilizzato della farina, del burro, un po' di sale, un po' di zucchero e del latte. Ho utilizzato questo impasto semplicemente perché è più resistente anche dopo cottura e mi mantiene meglio la temperatura del prodotto all'interno del Wellington. Quindi ci spennelliamo del tuorlo d'uovo e ci andiamo a porre il Wellington di patate. Dopodiché andiamo ad avvolgere, stando attenti a far uscire tutta l'aria all'interno. Premere bene all'estremità con le dita. Io ho utilizzato una forchetta e andiamo a spennellare con del tuorlo d'uovo. Poi io l'ho fatto riposare 10-20 minuti in frigo per farlo asciugare. Ho spennellato una seconda volta con il tuorlo d'uovo, questo per far sì che ci sia una bella doratura a fine cottura. Ora andiamo a mettere qualche decorazione. Nel mio caso ho utilizzato delle foglioline, possiamo fare delle trecce o qualsiasi altra decorazione a piacimento. Ci metteremo del fior di sale, dei pezzettini di pepe nero e anche un po' di timo fresco. Ora il nostro Wellington è pronto, lo lasciamo riposare in frigo almeno per un'oretta. Nel frattempo abbiamo Timothy che va a preparare la salsa Périgueux. È una salsa tipica della zona di Périgord in Francia, dove abbiamo fatto soffriggere con un po' di burro, un goccio d'olio, dello scalogno. Ci abbiamo messo del Madeira e nel nostro caso un po' di Armagnac. Abbiamo fatto flambare. Dopodiché, nella classica sauce Périgueux si aggiunge del fondo bruno. Nel nostro caso, stiamo facendo un Wellington vegetariano, ci aggiungeremo una base che abbiamo fatto con dei funghi arrostiti, un po' di burro e del brodo vegetale. Quando abbiamo una consistenza abbastanza ridotta, ci andremo ad aggiungere il tartufo invernale ben tritato. Lasceremo cuocere per qualche minuto affinché assorba bene il sapore del tartufo. Ora passiamo alla cottura del Wellington, dove abbiamo già settato il forno in anticipo ad una temperatura di circa 200 gradi con una placca di metallo già all'interno. Con un Wellington di queste dimensioni ci vorrà una cottura di 8 minuti a 200 gradi e circa altri 10-15 minuti a 180 gradi. Quindi partiamo a 200 e poi abbassiamo il forno a 180 gradi. Una volta cotto lo lasciamo riposare altri 5 minuti fuori dal forno, ha un bel colore dorato. Ora non ci resta che vedere il taglio. Si vede il formaggio che fonde e questo rettangolo di patate, tartufo e patate. Ora siamo pronti ad impiattare. Nel nostro caso andremo a porre 2 cucchiai di una purea fatta con dei funghi e del tartufo. Al centro faremo un fiore, la chiamo rosa, con del tartufo fresco affettato molto sottilmente all'ultimo momento. E poi abbiamo il nostro Wellington. Prendiamo una bella fetta, la mettiamo nel piatto e finiremo con la salsa Périgueux, salsa al tartufo.
Per accompagnare abbiamo fatto un'insalatina con della lattuga semplice, mela verde e un po' di tartufo. Questo è solo per un po' alleggerire il piatto, perché comunque il wellington di patate è qualcosa di abbastanza consistente, abbastanza pesante diciamo, ma sicuramente gustosissimo. Adesso è il momento della cipolla di Tropea. Come Wellington, le fasi saranno esattamente uguali al precedente, come la Dachshell di funghi, la nostra crepe e la nostra pasta. Quello che cambia è la lavorazione della cipolla e della salsa. La cipolla la prendiamo senza sbucciarla né niente, la andiamo a mettere in forno con un po' d'olio e un po' di sale a 200 gradi per circa 20-30 minuti, affinché si può forare facilmente con una forchetta. Dopodiché la togliamo dal forno e la lasciamo raffreddare. Nel frattempo andremo a fare il pesto di rucola. Andremo a prendere il mortaio, ci mettiamo mezzo spicchio d'aglio, pinoli tostati, il basilico, poi un po' di rucola fresca, selvatica, un po' d'olio d'oliva, del sale e del pecorino. Ci metteremo del pecorino e del sale in base a quanto salato sarà il nostro formaggio. Una volta che il pesto è pronto, ben legato, lo andremo a mettere in una piping bag, in una tasca da pasticcere e lo teniamo a parte. Ora andiamo a preparare le nostre cipolle raffreddate. Andiamo a togliere, utilizzando una forbice, i primi 2 strati dalla parte esteriore che si sono ovviamente seccati durante la cottura. Con una pinzetta andremo a togliere il cuore all'interno e andremo a farcire con il nostro pesto di rucola. Questo sarà il cuore del Wellington. Come potete vedere ho cercato di selezionare le cipolle Tropea più grandi, comunque sia sono sufficienti per 1 o 2 persone al massimo, mentre il Wellington che abbiamo fatto con le patate è sufficiente anche per 4 o 5 persone. I prossimi passaggi saranno esattamente gli stessi, quindi abbiamo la Dachshell di funghi, al centro la cipolla di Tropea farcita con questo pesto di rucola, facciamo riposare 10 minuti in frigo. Andrò ad avvolgere la crepe e alla fine la nostra pasta, la nostra pastry. Un po' di farina, così la pasta sfoglia non si attacca. Il passaggio finale anche in questo caso sarà di spennellare con del tuorlo d'uovo, poi far asciugare, una seconda spennellata, delle decorazioni e prima di infornare un po' di fior di sale, pepe e un po' di timo. Ovviamente, avendo un Wellington più piccolo, la cottura sarà più breve. Partiamo comunque ad una temperatura di 200 gradi per 8 minuti e poi termineremo a 180 gradi per altri 7-8 minuti. On the recipe you refresh everything and then bring the veg up to the bowl. Okay, yeah, you can drain here and then after you go in the blender, kangaroo, and a bit of sauce and then... Nel frattempo Jacob va a preparare la salsa a base di rucola e basilico, fatti sbianchire velocemente, poi passati in acqua e ghiaccio. E l'abbiamo frullata con 2 cucchiai di panna acida e un po' di pecorino. Dopodiché andiamo a filtrare il tutto e lo teniamo a parte per il servizio del nostro piatto. Dopo circa 8 minuti, il Wellington è cotto,
lo andremo a far riposare per circa 10 minuti. Vediamo il taglio, si vedono bene gli anelli della cipolla e il pesto ben verde al suo interno. Ora andiamo a fare l'impiattamento. Disporre delle rape bianche che sono cotte semplicemente con dell'olio, del burro, un po' di vino bianco, sale e pepe. Poi ci mettiamo dei finferli spadellati, delle foglie fresche di rucola, un po' di basilico fresco e ci andremo a porre il nostro Wellington. E alla fine andiamo a versare la nostra salsa fatta con una base di rucola, basilico, un po' di panna acida e un tocco di pecorino. E questo è il Wellington a base di cipolla tropea. Ovviamente a casa o in ristorante possiamo anche utilizzare altre varianti. Può essere uno scalogno di grosse dimensioni, oppure un'altra cipolla rossa piemontese o anche un porno. Ora il Wellington alla barbabietola, che secondo me è uno dei Wellington più interessanti perché la barbabietola, primo, dall'aspetto visivo può sostituire facilmente anche una proteina, secondo, è un ingrediente che si può trovare facilmente durante tutto l'anno. Oggi in ristorante abbiamo deciso di cuocere questa barbabietola non pelata direttamente nel barbecue con dei rami di ginepro solamente per accentuare un po' la nota di affumicato per circa una ventina di minuti, mezz'ora, finché la barbabietola dalla parte esteriore è ben bruciata. Ho deciso di non cuocere nessuna verdura in acqua, semplicemente perché per me la cottura in acqua va a far perdere il prodotto le sue qualità. Quindi, come avete visto, appunto patata e cipolla, e per la barbabietola lo stesso. Cotta prima al barbecue, dopodiché andiamo a terminare la cottura in forno per circa 40 minuti, un'ora. A casa, se non abbiamo il barbecue, possiamo cuocere le barbabietole direttamente in forno ad una temperatura di circa 180 gradi per circa un'ora, un'ora e 20 minuti. Ovviamente per controllare la cottura, come in precedenza, possiamo utilizzare semplicemente una forchetta o uno stuzzicadente. Una volta che le barbabietole sono cotte, le andiamo a raffreddare per circa 20 minuti, mezz'ora, finché sono ben fredde anche all'interno. Dopodiché le andiamo a pelare, togliamo la parte esterna completamente bruciata e andiamo ad affettare la parte interna ad uno spessore di circa mezzo centimetro. Taglieremo dei rettangoli lunghi circa 6 cm x 4. Per ogni Wellington ci serviranno circa 4 fette. Già condite anche? No, ancora. C'è un po' di sale e un po' di pepe? Sì. Quindi ora ci ritroviamo con queste 4 fette di barbabietola a rettangolo. Invece tutti gli scarti, la parte esterna che non abbiamo utilizzato per il cuore del nostro Wellington, li utilizzeremo per fare una, la chiamo tartare, non è una tartare, però tipo una tartare di carne. Quindi andiamo a triturare finemente, poi andiamo a strizzare in un panno, togliendo appunto tutto il liquido in eccesso, il succo della barbabietola, e lo manteniamo da parte. Questa barbabietola appunto strizzata avrà una consistenza abbastanza asciutta, la andiamo a condire con della santoreggia fresca triturata, un po' d'olio d'oliva, un po' di sale, un po' di pepe. E questa verrà utilizzata alla base del nostro Wellington al posto della Duxelle di funghi. Nella pellicola andiamo a stendere uno strato di barbabietola tritata. Ci mettiamo le 4 fette di barbabietola, appunto a rettangolo, e avvolgiamo attorno utilizzando la pellicola.
facciamo riposare 10 minuti in frigo e poi continuiamo il processo come gli altri Wellington. Quindi barbabietola, poi la crepe salata, ancora della pellicola, facciamo riposare 10 minuti in frigo e alla fine lo andremo ad avvolgere con della pasta. Premiamo leggermente con le mani, così facciamo fuoriuscire tutta l'aria. I passaggi poi di rifinitura alla fine sono gli stessi per ogni Wellington. E poi ci ho cosparso sopra un po' di semi di sesamo bianco e sesamo nero. Prima di infornarlo ci metteremo un po' di fior di sale. Anche in questo caso la cottura sarà di 8 minuti a 200 gradi e altri 8 minuti a 180 gradi. Io ho utilizzato queste tempistiche di cottura e temperature utilizzando un forno professionale, però a casa ovviamente la cottura può essere prolungata. Mentre il Wellington cuoce andiamo a fare una salsa al formaggio erborinato. Nel mio caso ho utilizzato uno Stilton Blue, che è un formaggio tipico inglese, molto pungente, abbastanza forte e intenso in sapore. Questo formaggio può essere sostituito facilmente con un gorgonzola piccante oppure con un Roquefort classico. Andiamo a riscaldare della panna quasi fino a portarla ad ebollizione e poi frulliamo il tutto con il formaggio. Ho utilizzato un circa 60% di formaggio e un 40% di panna. Poi la percentuale di panna e formaggio dipende appunto in base al tipo di formaggio utilizzato. Il Wellington è cotto. Ora passiamo all'impiattamento. Dalla parte destra del piatto andrò a mettere 2 cucchiai di purea di barbabietola condita con un po' di aceto di sherry. Al centro ci metteremo un'insalatina con delle foglie di senape e delle foglie di mizuna condite con una vinaigrette fatta con un po' di aceto balsamico di Modena, dell'olio d'oliva, un po' di sale e pepe e con il succo di barbabietola messo da parte in precedenza. A fianco finiremo con il nostro Wellington in barbabietola e andiamo a servire la salsa al formaggio erborinato, lo Stilton Blue. Ora siamo arrivati alla fine e come avete potuto vedere abbiamo creato 3 Wellington a base di verdure che non hanno niente da invidiare alla classica ricetta del Wellington tradizionale con il filetto di manzo. Come vediamo nel Wellington di patate abbiamo un po' di tecnica, questa millefoglie con patata, tartufo, formaggio, patata, tartufo. Poi invece la cipolla etropea farcita con questo pesto di rucola e la barbabietola prima al barbecue e poi trattata come fosse una carne. Abbiamo cercato appunto di valorizzare al massimo il prodotto e la materia prima con un po' di ricerca, qualche prova fatta in cucina le scorse settimane e posso dire che io e la mia squadra siamo contentissimi del risultato finale. In conclusione voglio ringraziare Italia Squisita che ci ha dato la possibilità di condividere con voi queste ricette, il Connaught Hotel che ci supporta ogni giorno
e ovviamente il nostro team di cucina che ha collaborato per la creazione di questi fantastici Wellington. Un saluto da Marco Zampese, al prossimo video and see you soon!